A Rook piace l'Hyrule. Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Il Nintendo Direct del 9 giugno 2026 è terminato con l'annuncio della versione di Ocarina of Time esclusiva per Nintendo Switch 2, che avrebbero potuto fare anche per Nintendo Switch, ma altrimenti come farebbero a vendere la nuova console senza esclusive? Il video si apre su un arazzo. Ormai Nintendo ci ha preso gusto a narrare le vicende di Zelda in questo modo. Nonostante il supporto sia simile, lo stile artistico è molto diverso rispetto a quello visto in Breath of the Wild, segno che l'artista e l'epoca di realizzazione sono differenti. Questo arazzo ricorda molto di più un'illustrazione di un libro fantasy, soprattutto l'albero Deku, un vegliardo dai grandi baffi, la barba e immense fronde. A destra, sotto ai rami, si può notare il castello di Hyrule, con le sue tipiche tegole azzurre. È diverso rispetto a quello visto nella versione originale, perché qui la torre di sinistra è separata dal corpo dell'edificio principale. Mi domando se questa volta si potrà esplorare anche l'interno, come abbiamo fatto in Twilight Princess, anziché solo il giardino. Ancora più in basso vi è quella che sembra essere o la fonte delle fate in cui è rappresentata la Triforza, oppure, più probabilmente, siccome si trova di fronte al castello, è l'area del giardino in cui Link e Zelda si incontrano. Nella parte più alta dell'arazzo, in una banda orizzontale, sono rappresentati i Kokiri intenti a svolgere varie attività. Uno ha in mano una spada. Forse Mido avrà un ruolo maggiore nella vicenda e sfiderà Link a duello su chi sia degno di andare ad aiutare l'albero Deku. Un altro raccoglie frutti da un cespuglio. Ce n'è persino uno che tenta di sollevare una roccia, come nel gioco. E lei è la Kokiri seduta sopra il negozio del villaggio. In alto a sinistra, tra le fronde dell'albero Deku, Link dorme raggomitolato. È raffigurato in maniera più realistica e dettagliata rispetto agli altri Kokiri e all'eroe ancestrale, ma del resto, diversamente da quest'ultimo, la sua identità non è un mistero. Conosciamo già questo ragazzo, non è una leggenda dimenticata, abbiamo già vestito i suoi panni, ha un nome, il nostro, speriamo. Ritengo che questo arazzo racconti molto di più la vicenda di Ocarina of Time di quanto ci sia stato mostrato. In alto vediamo Link nella foresta dei Kokiri, in basso, a destra, potrebbe esserci il suo incontro con Zelda, e in basso, a sinistra, potrebbe esserci lo scontro con Ganondorf. Al centro, sotto l'albero Deku, sembra infatti esserci qualcos'altro, qualcosa di scuro, circondato da peperoncini rossi, non sapendo definire bene cosa siano. Magari lì c'è Ganon, e magari sotto, in un'altra banda orizzontale, potrebbero esserci i saggi, i rappresentanti di tutte le razze di Hyrule. La sequenza è narrata. Ciò suggerisce che alcune sequenze del gioco saranno doppiate, ed è questo che genera il problema del nome del protagonista. La voce è maschile, perciò non si tratta di Impa, è una voce adulta. Sarà forse Raul o un personaggio del tutto nuovo? Il venditore delle maschere della felicità? Oppure Link ormai anziano, che abbiamo visto in WarioWare Smooth Moves? Una dissolvenza incrociata ci fa entrare nella casa sull'albero in cui Link sta dormendo. È notte. Link sta sognando l'avventura che lo attende. Il destino lo chiama, per questo sulla sua mano sinistra brilla il simbolo della Triforza. Ciò non significa che possieda già la Triforza, ma che egli è il prescelto dalle divinità. Anche altri Link presentano il marchio della Triforza sul dorso della mano sinistra, pur non possedendo alcuna Triforza. Per esempio negli Oracle e in Twilight Princess. Infatti brillano tutti e tre i triangoli di Triforza, anche se con una predominanza di quello del coraggio. L'abito di Link è dettagliatissimo. Indossa una tunica verde realizzata con foglie tessute insieme.
analogamente al suo lenzuolo sopra il materasso di paglia, coerente con una popolazione che non ha accesso a tecnologie più avanzate e non è dedita alla pastorizia da cui ricavare la lana. La tunica è protetta da un accessorio di vestiario inedito, una sorta di salopette, realizzato probabilmente in cuoio, su cui sono presenti delle decorazioni a vortice simili a quelle che si possono notare sullo scudo silvano da Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, le quali a loro volta richiamano lo smeraldo dei Kokiri che nel gioco Link otterrà dall'albero Deku stesso. Il suo tipico cappuccio è appoggiato qui a sinistra. Questo stile grafico realistico serve per prepararci al film che uscirà l'anno prossimo. È possibile che quando Link diventerà adulto il materiale cambierà, sarà vero tessuto, in quanto sarà un abito di fattura non più Kokiri ma Hylia. Di conseguenza anche le tuniche Goron e Zora avranno aspetti coerenti con le razze che le realizzano. Verosimilmente la tunica Zora seguirà lo stile già visto in Twilight Princess e nelle Terre Selvagge. Ricordiamoci che in Ocarina of Time sono presenti delle maschere, le quali potrebbero avere un ruolo maggiore rispetto al gioco originale, come era stato previsto per Ura Zelda. Per esempio, le orecchie da coniglio potrebbero permettere di battere, finalmente, l'uomo che corre nella piana di Hyrule. Probabilmente persino i villaggi Zora e Goron saranno completamente rifatti, seguendo lo stile visto in Breath of the Wild. Personalmente non sono un amante di uno stile grafico così realistico, perché si nota che è finto. Link sembra che abbia i capelli di plastica per come riflettono la luce delle lucciole. Vero è che questa grafica mostra la scena proprio come noi giocatori della vecchia scuola immaginavamo fosse veramente il mondo di Hyrule. Infatti, se esploriamo il borgo di Hyrule già della versione per Nintendo 64, vediamo che gli sviluppatori hanno tentato di dargli un aspetto realistico, all'opposto di Super Mario 64. Il video si chiude con il logo del gioco, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Come accaduto per Link's Awakening, è privo di sottotitoli come HD, Switch Edition o altri. Del titolo sono cambiati lo scudo Hylia, che adesso richiama quello visto a partire da Skyward Sword, e la scritta Zelda, rovinata, piatta e in foglia d'oro anziché in metallo rosso. Infine, la narrazione. Nella versione originale per Nintendo 64 e 3DS è il grande albero Deku stesso, che parla di sé in prima persona, a introdurci nel mondo di gioco. Utilizza il pronome washi, forma tipica del giapponese arcaico, utilizzata da uomini anziani e figure sagge o mitologiche. E non solo, utilizza suffissi verbali e particelle come otta e ja, che evocano l'atmosfera di un nonno che racconta una storia, la fiaba della buonanotte ai bambini. La versione per Switch, invece, è una cronaca in terza persona, con uno stile formale ma anche solenne, epico, tant'è che si apre con «In un'antichissima era remota». La versione originale è declinata prevalentemente al passato. L'albero Deku racconta gli eventi che sono accaduti fino a quel momento e prepara il giocatore all'imminente incontro con il presente. La versione per Switch sembra quasi voglia intendere che si tratti di una storia del passato, sia perché l'arazzo implica che le vicende sono già accadute o non avrebbero potuto realizzarlo, sia perché la narrazione comincia addirittura dalla creazione di Hyrule per opera delle divinità, e raccontando che in quel regno c'era una piccola foresta, nella quale c'era un ragazzo e che i Kokiri vivevano felicemente. Attenzione però, un verbo è al presente. L'albero Deku continua a vegliare su di loro, ancora adesso. Chi è che parla? Non sembra essere l'albero Deku, perché parla di lui in terza persona, un vecchio grande albero.
E potrebbe non essere nemmeno il germoglio di albero Deku, perché sempre Deku è. E poi, come farebbe a trovarsi di fronte all'arazzo che sembra trovarsi chiuso in una stanza buia illuminato dal fuoco di un braciere? Ho utilizzato la versione giapponese perché è l'originale, la principale, se non l'unica, l'edizio Princeps, su cui un ricercatore deve operare, perché tutte le altre versioni sono secondarie, traduzioni, adattamenti, diverse dall'originale. Nella lingua d'Albione, per esempio, si dice che Hyrule was, verbo al passato, che potrebbe portare erroneamente a pensare che adesso Hyrule non esista più, ma ovviamente ciò non è vero. Il gioco uscirà quest'anno, ritengo verso ottobre-novembre, magari il 21 novembre, data di pubblicazione nel 1998 della versione originale in Giappone. Siccome la vita di Nintendo Switch 2 è ancora lunga prima che sia sostituito dallo Switch 3, e visto quanto accaduto con il 3DS, viene spontaneo domandarsi se poi realizzeranno anche Majora's Mask con questo stile, oppure Twilight Princess, The Wind Waker, o ancor meglio un nuovo Zelda l'anno prossimo o tra 2 anni, dato che sperimentano questo stile da prima del lancio del Wii U. Se il mondo del gioco fosse stato reso un open world come quello di Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, ciò non avrebbe ripercussioni sull'inizio del gioco, poiché l'avventura comincia nella foresta dei Kokiri, un'area completamente isolata dal mondo esterno in cui gli esseri umani non possono entrare. Lo abbiamo visto nella Hyrule delle Terre Selvagge, gli intrusi vengono mandati fuori. Pertanto, Link potrebbe esplorare l'area del villaggio dei Kokiri analogamente a come ha fatto sul grande altopiano o sull'isola celeste delle origini e poi uscire dal bosco perduto per entrare nel più vasto mondo, stavolta aperto. Spero comunque che sarà mantenuto l'ottenimento degli strumenti esplorando un dungeon dopo l'altro, affinché Link possa crescere nel gioco sia in età sia in abilità, anziché ricevere ogni potere all'inizio. Il Link adulto potrebbe essere simile a uno già visto. Secondo voi, aggiungeranno altre aree oltre a quelle già conosciute, come accaduto in Echoes of Wisdom, in cui alla Hyrule di A Link to the Past hanno aggiunto Ebra innevato e la baia degli Zora? Potrebbero aggiungere Irito ed Ebra al mondo di Ocarina of Time? Del resto, nei suoi seguiti diretti ci sono sia un monte innevato in Twilight Princess, in cui c'è uno Yeti recuperato in Echoes of Wisdom, sia Irito in The Wind Waker, i quali sono proprio nati nel manga dedicato a Ocarina of Time di Akira Himekawa. Spero conserveranno la possibilità di combattere con la spada a cavallo, assente nella versione originale del gioco, in cui era possibile utilizzare solo l'arco, ma soprattutto che la sfida contro Ganondorf comprenda un corpo a corpo con la spada, e che magari Ganon sia un mostro imponente, enorme, quasi quanto la bestia delle tenebre, che magari si possa addirittura scalare. Altra domanda. Raul, colui che ha edificato il santuario del tempo in un'epoca remota e che Link incontra nella sala della saggezza, sarà ancora un Hylia oppure utilizzeranno le sembianze dell'altro Raul, il primo re di Hyrule di razza Zonau? Sono 2 Raul diversi, come sono diversi i 2 Umberto che abbiamo avuto noi. In attesa dei prossimi trailer del gioco, fateci sapere voi se avete notato qualche dettaglio in più, cosa ne pensate delle domande che vi abbiamo posto o se voi ne avete altre sulle quali possiamo discutere. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando continuate a seguirci. A presto!